Quello che state vedendo è un narcosub a basso profilo intercettato in mare aperto. A tutti un banco! Ma questa è solo la prima fase, perché più questi mezzi venivano scoperti, più si evolvevano, fino a diventare veri sottomarini clandestini. L'aria è pesante, densa, quasi irrespirabile. Sa di gasolio, plastica, resina, sudore e umidità. Dentro questo scafo non esiste comodità. Lo spazio si riduce a un corridoio strettissimo, meno di 1 metro, dove uomini e carico sono compressi insieme in un guscio di vetroresina e Kevlar. Questo mezzo non si limita a sfiorare le onde, può sparire completamente sotto la superficie. È un fantasma di acciaio e vetroresina che scivola a 20 metri di profondità. Invisibile ai radar, ai satelliti e ai pattugliamenti che sorvegliano l'oceano. Siete a bordo di un vero sottomarino narco. È un FSV, una macchina costruita per una sola missione: attraversare il mare nel silenzio assoluto del fondo, trasportando tonnellate di droga senza farsi trovare. Non è un sottomarino militare e non è nemmeno una normale imbarcazione. È un mezzo clandestino progettato intorno a un'idea molto semplice. Il carico vale così tanto che anche perdere un gioiello ingegneristico da milioni di dollari può essere considerato accettabile. Costruirne uno può costare oltre 5 milioni di dollari, ma il carico che porta nella pancia ne vale centinaia. In questa proporzione mostruosa nasce la logica dei narcosub. Non devono essere belli né sicuri, devono solo essere dei fantasmi abbastanza efficaci da consegnare il loro carico. Un FSV è il punto più estremo di questa evoluzione, un vero sottomarino clandestino, capace di immergersi completamente sotto la superficie per una parte del viaggio. Ma i narcosub non sono nati così. Prima dei veri sottomarini immersibili, i cartelli hanno costruito mezzi più semplici, più economici e molto più numerosi. Erano i cosiddetti low profile vessel, imbarcazioni a basso profilo progettate per restare quasi del tutto nascoste, con solo una piccola parte dello scafo fuori dall'acqua. Non erano veri sottomarini, perché nella maggior parte dei casi non potevano navigare in profondità come un FSV, però in mare aperto bastava quella sagoma bassissima per renderli difficilissimi da individuare. Ed è proprio da questi mezzi che comincia davvero la storia dei narcosub. La loro storia comincia lontano dai porti, in mezzo alla giungla. Vengono assemblati nelle mangrovie, lungo fiumi nascosti, in cantieri improvvisati coperti dalla vegetazione. Da lì puntano verso il Messico, i Caraibi o direttamente verso gli Stati Uniti. I materiali arrivano poco alla volta per non attirare attenzione. Motori, pannelli di vetroresina, serbatoi, batterie, carburante, tutto viene trasportato nel silenzio del fango, in zone dove controllare è difficile e vedere dall'alto spesso non basta. La vetroresina è una delle chiavi di tutto. Non viene scelta perché costa poco, ma perché riduce il rischio di essere individuati. L'acciaio riflette meglio le onde radar, mentre la vetroresina ha una segnatura molto più bassa e rende il mezzo più difficile da distinguere sullo sfondo del mare. Non lo rende invisibile, ma in un oceano pieno di riflessi, disturbi e movimento naturale, basta ridurre la propria traccia per diventare un problema enorme da trovare. Anche la forma dello scafo segue la stessa logica. Il profilo deve restare bassissimo sull'acqua, la scia deve essere minima e la sagoma, vista da lontano, non deve ricordare chiaramente una barca. L'obiettivo è sembrare qualcos'altro, un frammento di legno, un detrito, un'ombra persa tra le onde.
Ma costruirlo è solo una parte del problema. La fase più delicata arriva quando il mezzo deve uscire davvero dalla giungla. Non può comparire all'improvviso in mare aperto, deve attraversare canali strettissimi, fiumi secondari, corsi d'acqua fangosi che lo portano lentamente verso la costa. Si parte quasi sempre di notte, con pochissime luci o nessuna luce, perché il tratto iniziale è uno dei più pericolosi. Il mezzo è ancora vicino alla terra, più esposto, più vulnerabile, più facile da intercettare. Quando finalmente raggiunge il mare, comincia il viaggio vero. A bordo ci sono in genere poche persone perché ogni uomo in più significa meno spazio e più peso. Chi accetta di salirci sopra sa benissimo che non sta affrontando una semplice traversata. Sta entrando in uno spazio soffocante, caldo, rumoroso, dove per giorni si vive schiacciati tra il motore, il carburante, le batterie e il carico. Ma perché qualcuno accetta di farlo? Nella maggior parte dei casi la risposta è il denaro. Per chi vive in zone povere, in territori dominati dalla criminalità o in contesti dove un lavoro normale paga pochissimo, una missione del genere può significare guadagnare in pochi giorni una cifra che altrove richiederebbe mesi o anni. Per alcuni è una scelta disperata, per altri è un obbligo mascherato da opportunità, per altri ancora è semplicemente il rischio più redditizio che abbiano davanti. Il motore usato su questi mezzi è spesso diesel, derivato da camion o da mezzi industriali. Viene scelto perché è robusto, semplice da riparare e capace di lavorare a lungo senza troppe complicazioni. Ma il problema non è solo far muovere il mezzo, il vero problema è farlo senza lasciare segnali troppo evidenti. Un motore diesel produce rumore, vibrazioni e soprattutto calore. Ed è proprio il calore uno dei nemici peggiori, perché uno scarico rovente può essere individuato dai sensori a infrarossi. Per questo molti narcosub portano lo scarico sotto la linea di galleggiamento. L'acqua raffredda i gas e riduce la firma termica, rendendo il mezzo molto meno visibile dall'alto. È una soluzione semplice, ma estremamente efficace e dimostra bene il livello di adattamento raggiunto da questi scafi clandestini. Tutto a bordo è pensato per lo stesso scopo. Non per far stare bene l'equipaggio, ma per ridurre al minimo la possibilità di essere scoperti. Anche per questo spesso non ci sono vere finestre o aperture ampie. Ogni apertura renderebbe lo scafo più fragile e aumenterebbe il rischio di riflessi visibili. La navigazione avviene con strumenti essenziali, piccole telecamere, GPS commerciali e talvolta uno snorkel che emerge appena sopra l'acqua. Il problema è che un mezzo del genere viaggia con un margine di sicurezza ridottissimo, galleggia basso, è carico al limite e sopporta pochissimo gli imprevisti. Basta un'infiltrazione d'acqua, un guasto alla pompa di sentina, un problema elettrico o un errore di navigazione per trasformare il viaggio in una trappola. Questi mezzi non sono progettati per proteggere davvero chi li guida, sono progettati per portare a termine la missione. Se tutto funziona, il carico arriva. Se qualcosa va storto, l'equipaggio resta intrappolato in una macchina che non ha vere vie di fuga e che non è mai stata pensata per salvarlo. Con il tempo, però, anche i narcosub hanno dovuto evolversi. I modelli a profilo basso, pur essendo difficili da individuare, possono comunque essere avvistati da un aereo, da una pattuglia o da una telecamera termica. Ed è così che alcuni gruppi hanno fatto un passo ulteriore, costruendo mezzi capaci di immergersi davvero sotto la superficie.
Nascono così i modelli completamente sommergibili. Non parliamo di sottomarini sofisticati come quelli militari, ma di scafi che riescono a scendere abbastanza da rendere il rilevamento ancora più difficile. Questo però complica tutto, perché appena ci si immerge entra in gioco un altro limite enorme: l'aria. Un motore diesel non può funzionare normalmente sott'acqua senza ossigeno ed è per questo che in alcuni casi si usano sistemi ibridi o motori elettrici nei tratti più rischiosi. Le batterie permettono una navigazione più silenziosa e più discreta, ma aggiungono peso, aumentano la complessità e riducono ancora di più il margine di sicurezza. E poi c'è l'ultimo dettaglio, forse il più freddo di tutti. Molti di questi mezzi non sono pensati per tornare indietro. Dopo la consegna, riportare il narcosub alla base può essere troppo rischioso. Potrebbe essere individuato, seguito, sequestrato. Per questo viene spesso affondato volontariamente. Ma non succede solo alla fine della missione. In alcuni casi, se l'equipaggio capisce di essere stato individuato, può decidere di affondare il mezzo immediatamente. È una scelta estrema, ma coerente con la logica di queste imbarcazioni. Meglio perdere il narcosub che lasciarlo nelle mani delle autorità. In pochi minuti il mare può inghiottire il carico, la struttura e molte delle prove utili a capire da dove veniva e chi lo ha costruito. È un'ingegneria pensata non solo per sparire durante il viaggio, ma anche per cancellarsi quando serve. Le autorità rispondono con radar costieri, aerei da pattugliamento, sensori termici, immagini satellitari e intelligence. Ma la caccia ai narcosub è una guerra tecnica continua, fatta di piccoli vantaggi e di adattamenti rapidissimi. Se cambia il metodo per trovarli, cambia anche il modo in cui vengono costruiti. Più i controlli diventano efficaci, più questi mezzi vengono modificati per sfuggirli. Alla fine, il narcosub è questo. Un mezzo costruito nel fango della giungla, trascinato attraverso canali nascosti, lanciato in mare con poche persone a bordo e progettato per dare più importanza al carico che alla vita di chi lo trasporta. Ed è proprio questa logica a renderlo così spaventoso. Non perché sia elegante o futuristico, ma perché riesce davvero a funzionare.